Eccoci finalmente arrivati in circuito. Ecco, prima di questo istante ero appena venuto a conoscenza di una notizia che sarà cruciale per la visione del video. Hey, Very cold. the asphalt here, 3 degrees. Oh. Allora, in verità io ho già fatto tutti i miei mestieri e ho già messo la molla. Sono andato a recuperarmi la telecamera. Facciamo un breve recap di quello che è successo ieri. Come avete visto, sono arrivato qui a Barcellona per girare 3 giorni in questa Aprilia 660 di Sergio, che gentilmente mi ha prestato la moto per allenarmi, e ovviamente volevo raccontarlo in un video. Ma ieri, mentre percorrevo la pit lane, ho pensato: sono a Barcellona, non conosco la pista, non è una presentazione stampa, non è una moto standard, quindi che va bene ovunque. Allora ho deciso di utilizzare la giornata di ieri solo per godermi il circuito di Barcellona e fare la messa a punto della moto. Infatti ieri ho fatto posizione delle pedane, l'angolazione dei 6 manubri, l'altezza delle leve del cambio, del freno, e tra l'altro piano piano, cominciando a conoscere la moto, ho scoperto alcune cosine interessanti che durante il video vi racconterò, e soprattutto alla fine del video vi dirò che cosa ne penso realmente della moto e il percorso che ho fatto per sistemarla, anche perché ieri mi ero accorto che avevamo un sacco di olio nella forcella e soprattutto che avevamo una configurazione di molle troppo soft. Quindi è per questo che stamattina sono dovuto andare in MHS Andreani Spagna. Comunque, siccome sono le 9:42 e alle 10 entro, adesso mi cambio e entriamo. Vediamo se questa forcella funziona meglio. Ok. Fanculo. Piloto ok, dorsal 643, 643. Non so cosa dire, è stato proprio un errore da pollo. Ieri ero super confidente con la moto e sono entrato spingendo subito, sbattendomene dei 7 gradi di asfalto, e a Barcellona la curva 2 è la prima a sinistra dopo circa 40-45 secondi di solo destra. Comunque dai, la moto non si è fatta nulla, ora la sistemo. Bene, come avete visto, diciamo che non è iniziata nel migliore dei modi. In questo lasso di tempo, adesso sono le 12:15, e da quando sono caduto fino ad ora ho corso come un pazzo per risistemare la moto. L'ho smontata, l'ho lavata, l'ho soffiata, l'ho asciugata, ho lavato le carene, ho cambiato le manopole, ho sistemato i 6 manubri, ho cambiato la gomma posteriore perché adesso ci sono le qualifiche del pareggiamento di REM, e vi faccio vedere i danni che ho combinato. Allora, sono caduto a sinistra, manubrio intatto, abbiamo fatto un po' la carena, qualche graffio sul paracarter, codino e basta, niente di grave. Però la moto è andata in ghiaia, e quando la moto va in ghiaia è un po' laborioso perché va pulita, bisogna controllare che non ci siano i sassi, infatti c'erano sassi infilati un po' ovunque. Comunque non distraiamoci da quello che è l'obiettivo di questa giornata, ovvero raccontarvi l'Aprilia 660. C'è stato un piccolo intoppo di percorso, ma the show must go on, quindi adesso 12:40 qualifica, e quello che posso dirvi è, a parte le modifiche che ho fatto io e
posso dirvi quello che è successo ieri, o quantomeno ho trovato una moto super facile da utilizzare, e la cosa che mi ha sbalordito un sacco è l'elettronica che è molto affinata su questa moto. Il traction funziona bene, io ovviamente giro con quasi tutto disabilitato, però mettendomi nei panni di chi non ha molta esperienza, questa moto è super sicura. Poi la cosa che avevo già detto provandola a Misano è che questa moto è 660 di cilindrata, ma molti nelle domande mi avete chiesto: ah, ma Edo, ma rispetto all'R6, rispetto al CBR? In realtà questa moto è 660 di cilindrata, ma è un bicilindrico a meno cavalli, e io la collocherei nel mezzo fra una Super Sport 300 e una Super Sport 600. Quindi quelle che sono le 300 che fanno il mondiale all'italiano, quelle che sono le 600 che fanno il mondiale all'italiano, nel mezzo un pochino più verso la 300 c'è questa moto qui, che tra l'altro in fondo al rettilineo di Barcellona, io adesso non mi ricordo precisamente quanto mi segni il tachimetro, ma circa 220 km/h, 230 km/h, e se hai un 600 non preparato e sei neofita, probabilmente è la stessa velocità con la quale arrivi in fondo, perché non lo sfrutti, magari cambi le marce presto, magari hai un po' di paura, freni presto. Quindi alla fine chi dovrà scegliere l'acquisto di questa moto dovrà chiedersi se utilizzare una cosa un po' meno potente e sfruttarla al 100%, piuttosto che prendere una Super Sport e magari per i primi tempi non utilizzarla al 100%, o magari se poi non si riesce o non si è capaci o non si ha il giusto tempo per dedicare e migliorare, magari non sfruttarla mai. Comunque adesso mi cambio che entriamo. Signori, io sono finito. Ho sistemato la moto, sono entrato nel turno che avete visto. Le modifiche che ho fatto sono state migliorative, ho rifatto lo stesso tempo di ieri senza tirare eccessivamente. Adesso finalmente è arrivato all'hotel il pignone di Gandini e l'ho montato, ho tolto ancora olio dalla forcella e ho tolto ancora un po' di precarica. Il discorso del rapporto è molto importante con queste moto che hanno poca potenza. Più vai su con la potenza, fra virgolette, meno è importante il rapporto. Qua invece con il rapporto che sto utilizzando pensate che devo cambiare marcia 31 volte in un giro, mentre con il rapporto
che ho messo. Adesso lo devo ancora provare, però secondo i calcoli che ho fatto dovrei cambiare marcia solo 20 volte. Sono 10 cambi in meno e soprattutto per un bicilindrico come questo che soffre molto le cambiate, meno ne fai e meglio è. Adesso fra 25 minuti ho la gara. Pareggiamento, cerchiamo di fare il massimo e vediamo se riusciamo ad abbassare un po' il tempo. Attenzione alla staccata di Valentino! Ai, che giornata. Allora, innanzitutto gli ultimi giri della gara purtroppo è anche venuto un po' a piovere e la cosa che mi rammarica un sacco è che domani non danno delle belle previsioni. Però la cosa bella è che dopo tutto il lavoro che ho fatto nel box per sistemare l'olio delle sospensioni, per fare il rapporto, sono molto contento della moto. E la cosa che mi dispiace è che purtroppo nella gara non ho potuto fare cronometro perché partivo nel gruppo B e tutti quelli che erano con me avevano dei 1000 e quindi immaginatevi, con la Priglia 660 in fondo al rettilineo di Barcellona rispetto a un 1000, immaginatevi la differenza. E quindi poi in curva avevo sempre delle persone davanti, ne passi 3-4 in un giro, però poi a causa della bandiera rossa la gara è stata anche ridotta, quindi in 4 giri ho potuto fare ben poco. Mi spiace perché le sensazioni sono state molto belle. Allungando il rapporto si può usare la seconda nella maniera corretta, le marce sono più lunghe e soprattutto adesso la moto di sospensioni mi piace molto. Prima c'era veramente molto olio nella forcella, dava molto fastidio nella parte finale, però tornando a noi e tornando al centro del video, ovvero provare la Priglia 660 in un circuito da MotoGP e Superbike, che cosa si prova? Allora, secondo me è la moto che un sacco di amatori dovrebbero comprare. E come vi ho detto stamattina, bisogna decidere se prendere una moto di questo tipo e sfruttarla al pieno, o piuttosto che prendere una super sport. E per super sport non intendo moto preparate, intendo categoria super sport, quindi una 600, una 4 cilindri in linea, e magari se si è neofiti non sfruttarla al 100%. Per quanto riguarda il comportamento della moto, salvo quelle che sono le mie esigenze di setup per guidare il più forte possibile, la moto è super
super divertente, super stabile e soprattutto mi metto nei panni di chi magari in moto non ci va tutti i giorni, è super sicura. L'erogazione del motore è molto fluida, non mi aspettavo un comportamento così sincero in frenata. Ho provato le 3 diverse configurazioni di engine brake che Aprilia propone sul suo mapping e funzionano davvero bene. Quindi detto questo, speriamo domani che non piova. Io spero che questo video vi sia stato utile per capire com'è l'Aprilia 660, come si comporta rispetto alle moto più grandi e come è fatta. Non dimenticatevi, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, che tra l'altro in questo periodo YouTube non ci sta nemmeno dando una mano. Quindi se vi piace quello che faccio, supportatemi con un like, con un commento e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.